Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di verniciatura e più precisamente di come verniciare la carrozzeria fai da te, senza aerografo ma con le bombolette, quindi come andare a verniciare la nostra auto, per intenderci. Io vi voglio dire subito la verità, il lavoro non mi è venuto perfetto come avrei voluto. Ci sono alcuni difetti e di alcuni ho capito la motivazione, di altri no. Per cui vi invito subito, a scrivere qui sotto nei commenti, quando vedete qualche errore, qualche cosa fatta male, qualche cosa che si può migliorare, di scrivermelo. In maniera che qui sotto il video si possa creare un vadevecum, una guida definitiva su come verniciare la carrozzeria in casa, senza aerografo. Ovviamente tutti i vostri commenti che mi daranno qualche consiglio, qualche nozione utile, io andrò poi a riportarli nel mio sito www.uomodicasa.it in modo da creare una pagina web con la guida definitiva alla verniciatura fai da te della carrozzeria. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, come vedete io qui ho un supporto nuovo, quindi non ho bisogno di pulirlo, di sverniciarlo, magari di questo argomento potremo parlare in un prossimo video se questo vi piace. La prima cosa che dobbiamo fare quindi è andare a mettere il nostro primer. Mi raccomando, comprate un primer di ottima qualità, non andate a risparmio sul primer perché poi vedrete che se andiamo a risparmio sul primer è veramente un disastro. Quindi passiamo alla prima mano e poi aspettiamo una ventina di minuti, dopo 20 minuti circa diamo la seconda mano di primer. Una volta che il primer è asciutto, cioè dopo circa 24 ore, possiamo passare alla verniciatura. La prima cosa che dovete capire è il numero preciso della vostra vernice. Adesso vi sto facendo vedere la targhetta che ho trovato nella mia macchina, dove è descritto il numero. Dovete fare esattamente lo stesso e poi procurarvi la vernice della vostra auto. E poi dovete passare a dare la prima mano di vernice con la vostra bomboletta. Ora guardate un po' cosa sta succedendo. C'è il pallino rosso. La vernice sta colando. Per quale sacrosantissimo motivo la vernice sta colando? Evidentemente io non ho steso il primer dovutamente, oppure il primer era di pessima qualità. Piuttosto fate 3 mani di primer, ma dovete avere la sicurezza di averlo steso bene, perché se la vernice comincia a colare, veramente è un disastro. Ci potrebbe essere una terza possibilità, cioè che io ho esagerato con la vernice in quel punto, ma vi dico la verità, non mi sembra. Quindi, primo consiglio che vi do, comprate un primer di ottima qualità. Spenderete già tanto per la vernice della macchina, spendete qualcosina in più per il primer, perché sennò veramente vi succede questa cosa qua e questo danno è irrecuperabile senza fare un lavoro pazzesco. Io adesso lo lascio così perché tanto mi interessa poco della macchina e poi vi faccio vedere il risultato finale. Quindi a parte l'errore abbiamo dato 2 mani di vernice a distanza di 20 minuti l'una dall'altra. Una volta che sono passati 20 minuti dalla seconda mano di vernice passa la fase 3, cioè il trasparente. Anche qui dovete prendere un trasparente buono, probabilmente riuscirete a comprarlo insieme alla bomboletta della vernice. Nel mio caso io ho usato un trasparente bicomponente che costa veramente un sacco di soldi perché aveva anche la protezione UV e io volevo che la mia carrozzeria fosse ben protetta. Quindi diamo la prima mano di trasparente protettivo, poi aspettiamo 20 minuti e diamo la seconda mano.
Se ci rimane ancora della vernice, tanto se è bicomponente poi dopo un giorno va buttata, aspettiamo altri 20 minuti e diamo la terza mano. Il concetto è che finiamo sta bomboletta di trasparente. Bene, siamo arrivati alla fase finale. Ovviamente, non essendo in carrozzeria, la vernice sarà un pochettino ruvida, quindi possiamo andarla a lisciare con un po' di pasta abrasiva. Mettiamo la pasta abrasiva e la stendiamo. Io ho utilizzato un avvitatore, vi consiglio di procurarvi il platorello per l'avvitatore, perché è molto comodo. Così gli diamo una bella lucidata con la pasta abrasiva e la rendiamo veramente liscia, liscia, liscia. Detto questo, la nostra operazione, la nostra verniciatura è finita. Andiamo ad analizzare prima un altro problema e poi qualche consiglio finale. Ed ecco qua il secondo problema che si è presentato. Come vedete, alla fine la verniciatura è rimasta a chiazze. Io non so il motivo per cui questo è capitato, per cui se qualcuno di voi lo dovesse sapere, come abbiamo detto all'inizio, fatemelo sapere sotto nei commenti. E invece, se voi siete di quelli che state guardando questo video per capire come verniciare la vostra macchina, spero che sotto nei commenti potrete trovare molti consigli utili su come evitare questi problemi che io ho avuto. Comunque, prima di concludere, vediamo di fare una carrellata finale dei consigli e dei problemi che si possono verificare per evitare che questi si verifichino. Bene signori, vediamo ora qualche consiglio finale. Innanzitutto, per fare questo lavoro dovete trovare un luogo chiuso, ma deve essere anche nello stesso tempo ben areato. Questa roba che andiamo a utilizzare è tossica, quindi guanti, occhiali, mascherina, e tentate anche di avere una mascherina di buona qualità. Comunque sotto trovate alcuni link che possono esservi utili. Secondo consiglio, dovete riuscire ad appendere il pezzo che dovete verniciare. Deve essere sospeso nell'aria. Utilizzate i buchi delle viti per quando poi verrà montato, inventatevi qualcosa, ma dovete riuscire ad appenderlo, se no verniciarlo è praticamente impossibile, anche perché dovrete verniciarlo anche dietro, soprattutto per evitare che si arrugginisca. Terzo consiglio, comprate prodotti di ottima qualità, prodotti da carrozzeria. Per quanto riguarda la vernice e il trasparente, probabilmente voi andrete in un sito particolare per comprarlo o vi rivolgerete a qualcuno che vi darà una vernice da carrozzeria. Quindi fate particolare attenzione, come abbiamo detto, al primer, perché questo magari lo compriamo al brico o su Amazon e alla fine prendiamo un prodotto scadente. Investiamo sul primer, perché sennò vedete che succedono poi dei disastri. Errori da non fare. Primo punto, attenzione a come lo stendete anche il primer. Tentate di stenderlo più uniformemente possibile. Se non siete sicuri, piuttosto date più mani. 2, 3, va bene. Basta che poi siete sicuri che il primer è steso bene. Secondo e ultimo consiglio che vi do, fate attenzione alla distanza in cui date la vernice, che sia sempre la stessa, in modo che la vernice venga più uniforme possibile. Come vi ho detto, io non ho capito perché mi è venuta un po' così a chiazze. Spero che qualcuno me lo spieghi, ma soprattutto spero che per voi che adesso state guardando il video potete trovare la risposta sotto nei commenti. Come vi ho già detto, io scriverò tutti i vostri commenti, tutti i vostri consigli all'interno della pagina web che la troverete sempre in descrizione legato a questo video nel mio sito uomodicasa.it, quindi andate a guardare lì e troverete tutte le risposte che siamo riusciti a darci.
Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.